Oggi siamo qui con un'inquadratura un po' più particolare rispetto a quelle a cui sei abituato. Perché? Perché stiamo testando la nuovissima luce, quella che mi sta illuminando, che è l'Elgato Keylight Air MK2. In questo video te ne parlo, te la racconto, ma soprattutto te la mostro. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi stiamo testando una luce e ti racconterò tutte le caratteristiche di questa luce, ma soprattutto ti faccio vedere i vari settaggi, le opzioni di configurazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente io ringrazio i ragazzi di Elgato perché mi hanno inviato questa luce e sono davvero felice di poterla testare, di potertela raccontare. Ti voglio dare un po' di caratteristiche. Questa luce è l'Elgato Keylight Air MK2. Air sta per aria ed è una luce molto leggera, pesa infatti soltanto 735 grammi. Se consideri che comunque il pannello è abbastanza grande e se consideri la quantità di LED che ci sono, 735 grammi per una luce che, come stai vedendo, puoi usare anche da sola perché è l'unica fonte di luce che sta illuminando me, il soggetto del video, 735 grammi è veramente un ottimo peso. Voglio raccontarti ancora altri dettagli tecnici, poi te li faccio vedere, anzi, te li faccio vedere anche subito. La temperatura di questa luce. Questa luce arriva da 2900 gradi Kelvin, quindi una luce caldissima, a 7000 gradi Kelvin, quindi una luce freddissima. Ok? Bene, te la mostro. Ok, prendo l'applicazione che ho sul telefono e ti sposto la luce a 7000 in questo momento, quindi è una luce freddissima. Per la cronaca io ce l'avevo a 5006 gradi Kelvin. Di solito tutte le luci nel mio studio sono settate a 5600 gradi Kelvin e la stessa temperatura è settata all'interno della macchina fotografica, quindi il mio bianco all'interno delle macchine fotografiche è 5006 perché corrisponde alle luci. Piccola nota tecnica, così sai anche le mie luci a che gradazione Kelvin sono e magari questo può essere uno spunto per usare le tue. Dicevamo, così siamo a 7000 gradi Kelvin, piano piano sto aumentando, anzi diminuendo in realtà l'indice Kelvin e stiamo arrivando a 2009, quindi una luce caldissima. Ok, ora in questo momento non corrisponde con la luce della mia macchina fotografica, con il bianco, scusami, della mia macchina fotografica, però insomma, questo per farti vedere come cambia la temperatura all'interno di questa luce. Torniamo a 5006, che è la luce che ho scelto per i miei video. Ok, siamo di nuovo a 5006, benissimo. La luminosità di questa luce. Questa luce arriva fino a 2100 lumen. Lumen è l'indicatore della scala di luminosità. Ok, anche le lampadine che hai in casa hanno una scritta in lumen che equivale a un certo numero di watt. Questa luce è a 2100 lumen, però attenzione, questa luce può essere alimentata in modi diversi. Con un cavo USB-A, quindi il vecchio cavo USB-A, avrai una potenza che non arriva assolutamente a 2100 lumen. Cavo USB-C avrai una potenza che è maggiore rispetto al cavo USB-A, ma non arriva a 2100 lumen. Con l'adattatore per collegarla a una presa di corrente al muro, che fa anche Elgato, del quale appunto te ne parlo fra un po', arrivi alla massima potenza, quindi arrivi ai 2100 lumen, come in questo momento. Infatti ti faccio vedere la potenza, in questo momento è a 40%, te la faccio vedere al 100%, ok? E dopo ti svelo anche una cosa, in realtà. Questo è il massimo, scusami, 100%, questo è ovviamente lo 0, che non è 0 ma è 3%. Ok, non arriva a 0, dovresti proprio spegnerla, così. Il minimo è 3%, ok? Quindi torniamo al 40%, ok, benissimo. Un'altra nota interessante è il CRI, che il CRI è l'indicatore di resa cromatica delle luci. Questo è maggiore del 94%. Ora, le luci più sono costose, più sono professionali, più questo CRI si avvicina al 100. Mai trovato una luce del 100%, forse
sono quelle super mega costosissime da cinema eccetera, però di solito le luci vanno appunto da un 94 al 97%, quelle che ho io in studio. Questa qui si attesta sui 94, che comunque per una luce portatile è assolutamente perfetto, ok? A che serve questo CRI? Quando un CRI è troppo basso, quindi immagina, non lo so, adesso le luci quelle super economiche a quanto arrivano, però più è alto questo indicatore, più sai che il bianco è bianco, ok? Quindi più il CRI è alto, più il bianco è veramente bianco, e quindi lo puoi settare bene in camera. Con le luci super economiche che hanno un CRI bassissimo, quando loro ti dicono sì è 5600, de che? Quando ti dicono una determinata gradazione in scala Kelvin, ha sempre una dominante di un colore. La luce non è mai bianca, ma potrebbe essere verdina, potrebbe essere azzurrina, ok? Quindi più è alto il CRI, più sai che la luce è assolutamente perfetta. Se è bianco, è bianco. Cioè se è 5600 è 5600, punto. Ok? Se è 7000 è 7000, se è 2009 è 2009. Ok? Bene. Questa luce può essere controllata in diversi modi. Io lo utilizzo con, non so se lo riesci a vedere, l'app di Elgato, ok? Che è semplicissima, come puoi vedere c'è il controllo per accendere e spegnere, per aumentare la temperatura e la luminosità. Semplicissimo. Stessa cosa c'è sul computer, c'è l'app di Elgato che ti permette di fare la stessa cosa, e in più ci sono i controlli, questa è una cosa molto bella, i controlli direttamente sulla luce. Quindi immaginiamo che non vuoi o non puoi avere uno smartphone con te, o non hai il computer ma hai soltanto la luce, nessun problema, perché con i tastini a sfioramento che sono presenti sulla luce puoi tranquillamente aumentare, diminuire e cambiare la luminosità da calda a fredda. Ok, molto interessante. Questa luce si collega USB, Wi-Fi e Bluetooth, quindi qualsiasi tipo di connessione tu abbia puoi configurare questa luce senza problemi. Come ti raccontavo prima, come alimentazione possiamo dargli il USB, un alimentatore a muro, un power bank. Ok, quindi in base ovviamente a come la colleghi avrai una potenza in lumen diversa. Altra cosa interessantissima è il fissaggio di questa luce. Questa luce può essere fissata o al braccio di Elgato, quindi sia con una filettatura posteriore, come ce l'ho io in questo momento, sia sui lati, perché magari potresti volere questa luce inclinata, potresti volerla più alta, potresti volerla non sul lato lungo ma sul lato corto, puoi farlo senza problemi. Una caratteristica molto interessante di questa luce è che supporta il MagSafe. Quindi se tu hai un adattatore, un treppiedi col MagSafe, quindi quello per capirci per i telefoni, puoi attaccarla e questa luce si mantiene al tuo adattatore. Ovviamente assicurati che sia un treppiedi, uno stativo con adattatore MagSafe serio, perché sennò ti cade, ok? Non perché sia pesante la luce, perché magari quei MagSafe sono fatti per lo smartphone e non per la luce. Anche se uno smartphone adesso non so quanto pesa, ma adesso che sto prendendo in mano il mio non è tanto diverso rispetto alla luce. Ok, voglio raccontarti ancora un'altra cosa, perché i ragazzi di Elgato sono stati così carini da mandarmi sia l'adattatore a corrente, e infatti adesso sta andando a corrente, quindi possiamo sfruttare il massimo dei lumen, perciò prima l'ho messa al 100% e l'hai vista così potente. Ma mi hanno mandato anche un'altra cosa, che è questo. La griglia a nido d'ape. Questa qui è un pezzo di plastica, fondamentalmente, che simula una griglia a nido d'ape. Non so se hai visto i miei video dove ti parlo dei softbox e quindi della griglia a nido d'ape. Magari ti lascio il link qui in descrizione. Questo a che cosa serve? Guarda la luce, non è cambiato nulla, però vedi com'è molto più forte? Perché fondamentalmente la luce non va solo davanti, la luce va in 1000 direzioni diverse, ok? Tranne indietro, ok? Bene. Questi oggetti qua, che non so se riesci a vedere ma è magnetico, sui lati ha dei magneti che si fissano senza dover avvitare, senza dover fare tac e si attacca. Questo ti permette di spezzare la luce e quindi la luce è meno forte, ma eviti che, come si dice in inglese, spill, che venga diffusa in tutte le direzioni. Ok? Quindi stessa temperatura, non ho toccato l'app, le mie mani sono qui, entrambe, non sto toccando l'app. Guarda, questa è la
la luce, ma non guardare soltanto la potenza della luce, guarda la luce dove va. Guarda per esempio le mie spalle, guarda di lato, ok? Adesso guarda le mie spalle, guarda il mio volto, ok? Sono meno illuminato di prima, leggermente meno illuminato perché ovviamente davanti alla luce abbiamo messo dei quadrati, no? Questa griglia. Però eviti che vada in tutte le direzioni. Te lo faccio rivedere. Così è con la griglia Nido d'Ape. Ti consiglio assolutamente di prendere questa luce, di prendere questo accessorio, anche perché costa 2 lire, ti lascio tutto in descrizione. Però prendilo, assicurati di prenderlo perché è molto 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 importante. Stacco. Ok, ripeto, non guardare la luminosità perché sono più luminoso, dovrei abbassare un pochino l'intensità, ma non è quello. Perché sto usando questa? Perché non voglio che vada in tutte le direzioni, voglio che sia più focalizzata la luce, ok? Che sia spezzata e che illumini meglio il soggetto che c'è davanti. Lo rimettiamo. Chiaro? Ok? Benissimo. Spero di essere stato chiaro, ma ci ho già fatto un video, te lo lascio qui da qualche parte in descrizione, però assicurati di prendere questo accessorio. Bene, io credo di averti raccontato veramente un sacco di cose su questa luce, perché poi alla fine è una luce, però volevo fartela vedere, volevo raccontartela. Quindi arriviamo in conclusione, ma voglio rispondere a qualche domanda che magari ti stai facendo in questo momento. Ale, ma posso usare solo, visto che è molto bella, molto pratica, molto conveniente, eccetera, eccetera, posso usare solo questa luce per illuminare me nei miei video? Sì, ok, lo puoi fare. Ti consiglio di prenderne 2 per illuminarti in 2 punti diversi, come si fa di solito. Anche sul mio canale trovi diversi video dove ti racconto appunto le tecniche di illuminazione. Quindi una sola luce di solito si cerca di evitare perché il tuo volto è piatto, ok? Non c'è quell'effetto tridimensionale, no? Di una luce con un'intensità maggiore, una luce con un'intensità minore, e quindi hai quell'effetto più cinematografico, no? Come si dice tecnicamente. Quindi posso usare una sola luce? Allora sì, se quello è il tuo budget, se hai una stanza piccolissima, sì, prendila senza problemi, perché piccola, leggera, la puoi montare, smontare in continuazione, nessun problema. Se puoi, prendine 2 e hai risolto tutti i problemi, perché con 2 il soggetto viene illuminato perfettamente. Poi lo sfondo, quello è un altro discorso, ognuno poi sceglie come illuminarlo. Altra domanda che potresti farmi: Ale, posso abbinare questa luce a un Elgato Keylight? Quella più grande? Assolutamente sì, perché come ti dicevo prima, con un'illuminazione a 2 punti una luce può essere più potente e l'altra meno potente, quindi potresti, anziché comprare un'altra Elgato Keylight che è più costosa, potresti, se già ne hai una, potresti prendere una di queste. Oppure ne vuoi comprare 2, potresti comprarne una Keylight e una Keylight Air MK2, in modo da avere anche un effetto più particolare, ok? Credo di aver risposto alle tue domande, ma se ne hai altre commenta pure e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Questa luce mi piace le luci sono fondamentali, ragazzi. Qualsiasi... sai perché? Perché io vedo tantissime persone che investono anche comprando l'ultimo iPhone, spendendo 1.700 euro, che sono una follia. Io non li spenderei mai nella vita 1.700 euro per un telefono, quando con la stessa cifra ti compri una macchina fotografica e una lente e ci fai il cinema. Ci fai cose pazzesche che col telefono col cavolo che fai. Però la gente spende un sacco di soldi per il telefono, per la macchina fotografica eccetera, e poi compra luci pessime, ok? Il Elgato ha realizzato questa luce, così come la Keylight, che sono super sottili, quindi anche se hai una stanza piccolissima come la maggior parte di voi, o una stanza dove non puoi arredarla, non puoi attrezzarla come uno studio, queste luci Keylight sono veramente veramente interessanti, perché sono sottilissime, piccolissime, leggerissime e soprattutto potenti. Basta, mi sono dilungato anche troppo. Ringrazio ancora i ragazzi del Elgato per questo splendido regalo, e se hai dubbi, domande e curiosità, commenta e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e a prestissimo.